che avevo detto che non avrei fatto video questa settimana, ma ho trovato tempo e quindi eccomi qua. Fa caldissimo, io adoro il caldo come sapete, ma in questo momento sto sudando e volevo fare appunto un breve video, ma fatemi sistemare un attimo i capelli. Vabbè, un video un po' diverso in cui non inizio subito con la mia diarrea verbale. Ok, è estate, quindi ho iniziato a lasciarmi i capelli più al naturale, anche perché finalmente adesso stanno ricrescendo, quindi mi posso permettere di lasciarli un po' più ricci. E mi avete chiesto le mie impressioni sul finale di Euphoria e ve le darò. E volevo anche rassicurare tutte le persone che non sono italiane, che ascoltavano i miei video inglesi, che farò ancora dei video in inglese, quindi semplicemente ne sto facendo di meno, ma li farò ancora. E niente, detto questo, perché mi hanno scritto un po' di persone, dei vecchi iscritti, che mi dicevano: ma non fai più video inglesi? In realtà, se notate, io almeno uno al mese li faccio. Allora, il finale di Euforia, allora già la terza stagione per me cioè non aveva senso, perché è diventato una specie di Better Call Saul o Breaking Bad, più brutto, palesemente più brutto, quando all'inizio l'argomento era completamente diverso. Cioè, secondo me quello che era bello di Euphoria erano i colori, i trucchi, tutte le relazioni adolescenziali. Era una specie di Skins, appunto, contemporaneo della nuova generazione, e aveva degli elementi che, come avevo detto, mi piacevano. E secondo me ha perso completamente la bussola, ma completamente, perché per quanto mi riguarda l'ultima stagione e mezza non aveva più niente a che fare con quel mondo lì, e quindi era uno show che non c'entrava, secondo me, completamente nulla. L'ultima puntata è stata bella, carina, ma mi sembrava di guardare Django Unchained o Hateful Eight, cioè sembrava un film di Tarantino senza nessun collegamento con la prima stagione. Quindi ci sta che si inseriscano dei nuovi personaggi, che i personaggi cambino, evolvano, ma qui si tratta proprio di un totale cambiamento di vibe. Quindi per quanto mi riguarda, cioè questo è il mio commento sulla stagione, sull'ultima puntata, l'ultima stagione di Euphoria, che penso verrà dimenticata come serie, a differenza di Skins. Questo ovviamente è il mio parere, e spero che nessuno si offenda per un parere su una serie TV. E penso che Euphoria sarà ricordata per Sydney Sweeney e basta, perché penso che anche per Zendaya non sia stata questa grande interpretazione. E that's my tea, insomma. E invece una serie molto molto bella è White Lotus, che ne avevo già sentito parlare da anni e vedevo dei vari meme su Instagram, e finalmente, dato che appunto questo benedettissimo abbonamento HBO che mi ha ingannato, perché l'avevo fatto per guardare The Pitt,
quando ero in ospedale che non sapevo cosa fare, quindi ho fatto per guardare The Pitt. Poi ho dovuto aggiornare l'abbonamento per vedere le nuove puntate di The Pitt. Poi, dato che l'abbonamento era ancora in corso, avevo finito The Pitt, ma ho detto inizio Euphoria, dato che ho le puntate, cioè dato che ormai sto pagando. Ovviamente poi ho dovuto fare l'abbonamento perché rifare l'abbonamento perché non avevo ancora finito Euphoria. Mentre guardavo Euphoria ho iniziato anche Halfman, bellissimo, quindi ho rifatto l'abbonamento e poi ho iniziato White Lotus, e quindi se non riesco a finire la terza stagione di White Lotus entro breve dovrò rifare l'abbonamento e sarà un ciclo infinito. Quindi io sono palesemente cascata nella rete di HBO, proprio la classica vittima. Ho fatto esattamente quello che loro si aspettano che una persona faccia, sono io. White Lotus quindi l'ho iniziato e è geniale, secondo me ha una vibe che mi ricorda, non chiedetemi perché non ho analizzato questa cosa, mi ricorda un po' quei cartoni primi anni 2000, come ironia e come dialoghi, non so, mi ricorda Daria, non so perché mi ricorda Daria, non c'entra niente con Daria, ma è il modo, i dialoghi che fanno. E parla praticamente, sono 3 stagioni ambientate in 3 White Lotus diversi, che sono il nome di questa catena di resort. La prima stagione è ambientata alle Hawaii, oddio, mi pare alle Hawaii, la seconda in Italia, quindi anche molto carino, interessante, in Italia, in Sicilia, e la terza stagione è ambientata in Thailandia e sono sempre 3 storie diverse nei vari resort, ma ci sono dei personaggi che ritornano, quindi c'è un filone principale collegato alla grandissima Jessica Coleridge, che poi è la mamma di Stifler, ricordata da noi millennials come la mamma di Stifler, che è bravissima ed è tipo il mio personaggio preferito di tutte le stagioni. E in tutte le stagioni si aprono con un omicidio o con un cadavere o con dei cadaveri, e poi esce fuori la scritta una settimana prima, e quindi tu nel corso della serie ti domandi chi morirà, cosa è successo, perché non si vede poi di chi è il corpo che viene ritrovato. E quindi è una specie di giallo che una specie di giallo, ma anche una commedia thriller, ci sono vari elementi dentro e tutti i personaggi sono interessanti, c'è sempre la famiglia, la coppia, ci sono varie tipologie che si ripresentano sempre in modo diverso, ma delle tematiche sono riprese in ogni stagione. È molto molto interessante, gli attori sono molto bravi, sono quasi tutti attori famosissimi, o comunque famosi. Nella terza che sto guardando io adesso c'è oddio, Jason Isaac mi pare si chiami, che è Lucius Malfoy, e anche nella prima c'è Alexandra Daddario. Oddio, ci sono un sacco di attori famosi, adesso vabbè sono vuota, però secondo me ne avete sentito parlare, e se non ne avete sentito parlare comunque ve la consiglio. Secondo me il target è della serie forse dai 30 anni in poi, forse non è una serie proprio per giovanissimi, però questi sono solo dettagli, perché poi per esempio Euphoria avevo un target più giovane di me, però devo dire che mi è piaciuta la prima stagione. E non lo so, dite che non mi è piaciuta perché sono vecchia. Gente giovane, fatemi sapere. E niente, questo era solo un video che ho voluto fare per non lasciarvi soli questo giovedì, però sicuramente farò una pausa estiva
uscire un video ad agosto, 2, ma non penso tutte le settimane, ma farò del mio meglio. Penso che il prossimo video sarà un tracing di tatuaggi, dei miei tatuaggi, quindi forse in inglese. Che poi c'era una signora la settimana scorsa mega triggerata perché ho fatto un video in inglese, cioè signora, non lo guardi se non lo vuole vedere, vabbè. E ho già prenotato, ho già preso i biglietti per l'Odissea che esce a luglio. Ho già prenotato perché sono mega esaltata e non me ne frega se non è storicamente accurato, perché io adoro Christopher Nolan, come sapete. Sono delusa, non delusissima, del cast, perché il mio sogno è che Christopher Nolan possa avere in un film di nuovo Joseph Gordon-Levitt e Tom Hardy, che sono stati rispettivamente Arthur e Eames in Inception e Robin e Bane in The Dark Knight Rises. Come sapete io adoro Joseph Gordon-Levitt e Tom Hardy e quindi spero di rivederli assieme e prima o poi spero che Nolan possa accontentarmi. Invece in questo cast non ce ne sono pochi dei suoi attori, forse che ha già usato, c'è solo Robert Pattinson. Vabbè, comunque spero che questo video vi abbia